Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi parliamo di una pianta molto interessante perché unisce due qualità in una. Due qualità bellissime di due tipi di piante carnivore che ibridate tra di loro creano questo ibrido meraviglioso perché raggruppa la forma un po' armonica arrotondata della Drosera rotundifolia e in più anche questo aspetto abbastanza massiccio che contraddistingue la Drosera anglica. In più questo ibrido ha le foglie molto più larghe, a paletta, veramente fantastico. Io credo che sia l'ibridazione di queste due piante, Drosera rotundifolia e Drosera anglica, sia meravigliosa, anche perché l'ibrido che si crea è una pianta particolarmente robusta, adatta anche alle persone che si avvicinano alla coltivazione di piante carnivore. Comunque la vediamo insieme in questo video, così la descriviamo un attimo e guardiamo la bellezza straordinaria di questa piccola piantina carnivora che è la Drosera obovata, ovvero l'incrocio tra due drosere di clima temperato. Eccomi davanti questo esemplare bellissimo di Drosera obovata, l'unico che sono riuscito ad ottenere con l'incrocio tra rotundifolia e anglica. Che cosa potete vedere la bellezza di questa pianta imponente, eretta, con queste foglie che sono arrotondate e molto slanciate e larghe. Questo ci fa capire che è proprio la Drosera obovata, perché della rotundifolia prende questa forma arrotondata un pochettino della foglia nella parte terminale, dell'anglica prende proprio lo slancio verso l'alto con questi lunghi piccioli che tengono poi la parte finale della foglia che serve per intrappolare gli insetti con questi tentacoli adesivi, e quello che contraddistingue, che ci fa capire che non è un'anglica, è proprio il fatto che la foglia è a forma di paletta, mentre l'anglica tende ad essere molto più allungata nella parte finale. Vi faccio vedere l'anglica. Ecco qui, questa è una Drosera anglica, vedete che le foglie sono molto più lunghe, più affusolate, mentre lei è molto più grezza, più tozza. Qui dentro non ho una rotundifolia, sì, ce n'è una anche qui, adesso non so se si vede bene dall'inquadratura. Ecco, questa qui è la Drosera rotundifolia. Incrociando queste due drosere si può ottenere la Drosera obovata che vediamo qui, fantastica, è incredibile. Io mi sono innamorato di questa pianta perché perché diventa molto più visibile, non lo so, rispetto alle altre due, mi sembra molto più imponente, si fa notare subito in coltivazione. Che cosa posso dire di questa pianta? Innanzitutto che la Drosera obovata è appunto l'incrocio tra rotundifolia e anglica. La famiglia è quella delle Droseracee, quindi delle piante carnivore che catturano gli insetti per la loro alimentazione e lo fanno tramite questi peli adesivi, vedete che si attaccano al dito e servono per catturare gli insetti. L'insetto si appoggia sulla foglia, successivamente i tentacoli pian piano si piegano sull'insetto, la foglia si chiude sull'insetto, lo stringe e in quel modo comincia poi la digestione dell'animale catturato. Questo è un ibrido naturale, nel senso che in natura, dove vive la anglica e la rotundifolia insieme nelle torbiere, negli acquitrini, è possibile rinvenire anche la obovata, perché si ibridano la rotundifolia e l'anglica in natura facilmente, se convivono nello stesso ambiente. Questa pianta, come dicevo, presenta delle foglie ampie, a paletta coperte di tentacoli ed è proprio per essere una Drosera di clima temperato, veramente imponente, di grosse dimensioni. Come possiamo coltivare la Drosera obovata? Partiamo subito dalla moltiplicazione, come possiamo ottenerla. Allora, possiamo acquistarla nei vivai online, perché nei vivai io non l'ho mai vista in vendita, ma online qualche vivaio la vende. E vi consiglio veramente l'acquisto perché è una pianta meravigliosa. Possiamo ottenerla se abbiamo anglica e rotundifolia, le altre due Drosere di clima temperato, possiamo incrociarle e per avere i semi e creare poi questa bellissima piantina. Quando facciamo l'ibridazione togliamo tutti i fiori alle Drosere rotundifolie, magari lasciamo un ramo con i fiori
della rotundifolia e una della anglica, e ibridiamo quei fiori, poi mettiamo un qualcosa, un filo. Io mettevo un filo colorato per capire che quel rametto che portava i fiori della rotundifolia e della anglica erano praticamente state impollinate incrociandole, e così potevo capire che da lì dovevo raccogliere poi i semi per ottenere questa pianta. Quindi tramite i semi possiamo ottenere questa pianta, altrimenti possiamo prendere, io non l'ho ancora fatto ma dovrebbe essere possibile anche per questa pianta, una foglia, prenderla proprio all'attacco finale, all'attacco con il corpo proprio della pianta, staccarla, adagiarla sullo sfagno con la parte finale che entra un pochettino nell'acqua, e a tenerla appoggiata allo sfagno, e dovrebbe generare poi delle nuove piante. Questo io l'ho già fatto con anglica e ha funzionato, con filiformis ha funzionato, credo che possa funzionare anche con la drosera obovata, altrimenti la semina ci darà la possibilità di ottenere questa pianta. Ricordiamoci che questa pianta, una volta che diventerà adulta e comincerà a fiorire, praticamente è una pianta sterile, quindi non è possibile riprodurla poi tramite seme, quindi l'unico modo che abbiamo per poterla riprodurre poi è tramite la moltiplicazione di divisione della foglia, staccando una foglia e adagiandola sullo sfagno. Questa è una pianta che vuole un'illuminazione particolarmente forte, io gli do una buona luce mattutina, e poi va, come da molte piante del mio giardino, va in ombra poi verso mezzogiorno per riprendere un po' al pomeriggio sul tardi di nuovo della luce solare, e vedo che si sviluppa molto bene. È una pianta carnivora, una drosera, vive in acquitrini, quindi meglio coltivarla sempre con un sottovaso in cui c'è 2-3 cm di acqua, proprio per tenerla sempre ben idratata e fare in modo che anche lo sfagno sia bello vigoroso, bello colorato, altrimenti poi lo sfagno tende un pochettino a seccare e prende un brutto aspetto. Il substrato che ho utilizzato è torba, praticamente solo torba per lei, non c'è perlite, non c'è nulla, quindi praticamente ho utilizzato una buona marca di torba acida di sfagno, con un pH, se non sbaglio era sul 3,5, e vedo che questa pianta si sviluppa molto ma molto bene. È una pianta rustica, è una drosera di clima temperato, è il frutto dell'incrocio dell'anglica e della rotundifolia, quindi altre due drosere che sono rusticissime, sopportano il gelo veramente anche particolarmente intenso e per un lungo periodo. Vivono in posti come Norvegia, al nord della Scozia ad esempio, arrivano fin lì, e quindi possiamo capire anche il freddo che queste piante sentono durante l'inverno. Che cosa succede? La pianta in inverno perde le foglie, si riduce in un ibernacolo, come se sparisse praticamente dal vasetto, e in primavera comincia di nuovo a buttare fuori le foglie, e in questo modo abbiamo sempre questa meravigliosa pianta insettivora. Credo di aver detto tutto su questa bellissima pianta, non voglio fare diventare questo video lungo, e niente, se la trovate online io ve la consiglio perché ha un aspetto veramente quasi esotico, tropicale. Può sembrare una drosera di clima tropicale, perché lì vivono delle drosere che sono particolarmente grosse come dimensioni, ma questa, essendo temperata, riesce veramente a spingersi verso l'alto con queste forme a paletta delle sue foglie e creare un qualcosa che è molto a volte la osservo, è anche abbastanza inquietante come pianta, però è straordinaria. Io quando farò i fiori poi comincio a fare il rametto con i fiori, taglierò i fiori, la pianta fiorisce in primavera con dei fiorellini bianchi, ma io taglierò i fiori perché ho notato che in drosera anglica, ad esempio, che lei arriva proprio dall'anglica anche, quando comincia a fiorire le foglie diventano veramente abbastanza brutte, comincia a perdono vigore, comincia a diventare un po' bruttina la pianta perché completa il suo ciclo vegetativo, e quindi taglierò i fiori proprio per ottenere quest'anno sempre più foglie, e vediamo se riuscirò ad ottenere un esemplare con tantissime foglie fino, diciamo, all'estate. Non so se è una pianta come la anglica che vi faccio vedere, che patisce un po' il caldo, un po' come la Darlingtonia californica. La anglica non è facilissima da tenere, io piuttosto che tenerla in un sole estivo veramente molto forte la metto un pochettino in semi ombra proprio per tenere fresco il substrato. Noto che patisce veramente tanto il caldo. Quando finisce la primavera, arriva l'estate, questa pianta non è più bellissima, e quindi cercherò quest'anno di tenerla un pochettino più riparata, perché anche la anglica è una delle mie drosere preferite. Qui potete vedere la rotundifolia piccolina, anche lei è una delle mie piante preferite. Io sono molto legato, per la coltivazione delle piante carnivore, per l'amore che ho per le piante carnivore, sempre alle specie botaniche. Non mi piacciono molto tanti cloni che sono stati creati, come ad esempio in Dionea, perché sono state create delle piante che io trovo di una bruttezza
pazzesca. Trovo che la natura fa sempre delle cose bellissime e che non devono necessariamente sempre essere modificate. Guardate l'Anglica, è uno spettacolo. Lei ancora non di grosse dimensioni, diventa molto più voluminosa, diciamo. Anche lei è una pianta di buone dimensioni.